L'esultanza stoppata di Bissac, un nuovo tema tattico, la questione attaccanti e non soltanto. In Verona-Inter 0-5 ci sono 5 cose, non a caso, che potresti non aver visto e che analizziamo quindi in questo nostro format che è diventato uno dei format più apprezzati su Passione Inter, ovvero il giorno dopo analizziamo a freddo la partita, una partita che questa volta è stata praticamente perfetta per l'Inter. L'unica nota stonata, purtroppo, il problema di Acerbi che dovrà fare degli esami nelle prossime ore. Per fortuna non è una ricaduta rispetto all'altro infortunio, ma andrà rivalutato. Per il resto 5 gol fatti, 0 subiti, ancora una volta porta inviolata, primo posto in classifica in attesa della partita del Napoli, con un Inter che aveva diversi giocatori molto importanti fuori, si è fatto male anche Acerbi poi come detto nei primissimi minuti, e quindi potevano esserci delle difficoltà oggettive in trasferta contro un avversario in un momento delicato. Invece è una partita che l'Inter ha chiuso nel primo tempo, si è potuta permettere di gestire totalmente la seconda frazione di gioco, così da non sprecare anche troppe energie in vista di un'altra partita, quella di martedì, che è importantissima. Martedì si gioca contro il Lipsia, che invece ha perso 4-3 in campionato, è in un momento difficile, ha sprecato tantissime energie. E quella è una partita che, se vinci, se l'Inter dovesse vincerla, si mette veramente molto vicina alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions, con un ulteriore effetto benefico sul campionato, perché se sei così vicino agli ottavi di Champions puoi ulteriormente concentrarti sul campionato, dove è arrivato il momento di provare a fare il vuoto, di provare a staccarsi da questo gruppone che c'è lassù in vetta. Ma tutto parte da questo Verona-Inter che analizziamo quindi in questo episodio di oggi. Allora, ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sul nostro canale. E in questo format, come sempre, cerco di portarvi qualche curiosità, qualche chicca un po' particolare sulla gara che potreste non aver notato, e lo faccio in ordine sparso, non in ordine di importanza, partendo questa volta dalla risposta a una domanda che mi avete fatto in tanti nei commenti agli ultimi contenuti, perché ne abbiamo già parlato in live, forse qualcuno non l'ha sentito, forse qualcuno non lo ha notato, ma si sta parlando molto anche sui social di questa immagine anche che sta girando di Barella che stoppa Bissac nella sua esultanza dopo il gol del 5-0. Perché Barella ha stoppato questa esultanza? In tanti ci avete chiesto. La ricostruzione che ne abbiamo fatto su Passione Inter molto semplicemente è che sei sul 5-0, giochi in trasferta, ci sta che Bissek voglia esultare, lo voglia fare anche in una maniera accesa, è un difensore, è un giocatore abbastanza giovane, quindi è un momento importante, delicato, che si vuole sottolineare, si vuole esultare in maniera evidente, però ecco, da capitano Barella preferisce fermarlo per non provocare i calciatori avversari, la tifoseria avversaria appunto su un campo in trasferta. L'ho trovato ecco una questione di rispetto, non mi sembra né un caso né qualcosa da sottolineare troppo, una questione giusto che Bissek esulti, giusto che Barella ecco dica non facciamo troppo visto che siamo in trasferta, siamo sul 5-0, una questione di rispetto appunto. A proposito di 5-0, di dominio da parte dell'Inter, vi porto seconda cosa che forse non avete visto, ma un dato, un record clamoroso da parte dell'Inter per questa stagione. L'Inter ha effettuato 798 passaggi in questa partita, nessuna squadra in una singola partita ha fatto così tanti passaggi in questa Serie A, così come Stefan De Vrij che ha effettuato 140 passaggi, è il giocatore che ha fatto più passaggi in una singola partita in questa stagione di Serie A. Parentesi per De Vrij, ne abbiamo già parlato, entra a freddo, entra nelle azioni dei gol, segna un gol alla Walter Samuel, mi ha dato un po' quelle vibrazioni lì da difensore che si sgancia in avanti e trova quel gol in girata, ottimo impatto, non era semplice. Dall'altro lato l'Inter, a proposito di questo dato, abbiamo detto è tornata un Inter dominante, in realtà l'Inter dominante l'abbiamo già vista tante volte dentro questa stagione, è stato da un Inter che ha avuto bisogno di qualche minuto per prendere un po' le misure a questo Verona che, come ha detto anche Inzaghi, ha sorpreso dal punto di vista tattico, ha cambiato qualcosa, ha cambiato proprio atteggiamento, proprio impatto ecco, sulla gara, e quindi l'Inter aveva preparato diversamente questa gara, ma poi una volta prese le misure, io anche riguardando la partita ho avuto la sensazione che l'Inter questa partita la vince sempre. Anche avesse preso gol all'inizio, questa è stata un Inter dominante che aveva in mente in maniera molto chiara che cosa fare per battere questo Verona e per dominarlo appunto come poi ha fatto vedendo anche questi dati. Tra l'altro, piccolo PS che mettiamo qui come asterisco,
quando l'Atalanta ha asfaltato il Verona io ho sentito una grandissima esaltazione per l'Atalanta e per Gasperini. La cronaca di DAZN, soprattutto in questo caso, invece mi è sembrato sottolineare più e più volte gli errori difensivi del Verona. Io non sono molto d'accordo, avrei sottolineato di più i pregi e i meriti dell'Inter in fase offensiva e penso che anche molti di voi abbiano notato questa cosa, visto che ho letto tanti commenti negativi sulla telecronaca. Tornando ai numeri, però, terza osservazione, terza cosa da sottolineare in questa partita, i numeri sono quelli di Correa, secondo me interessanti. Un gol, ok, un tiro in porta, 2 tiri fuori che sono le 2 traverse colpite da Correa, 45 palloni toccati è un buon numero per un attaccante in una partita in cui nel secondo tempo è stata totalmente in gestione, 86% di passaggi riusciti, molto buono come dato per un attaccante, soprattutto per lui che ha provato a giocare anche in verticale e in maniera complicata, 2 assist, 3 passaggi chiave, 2 grandi occasioni da gol generate, molto interessante anche il dato di 3 contrasti vinti su 4. Io non lo avevo notato in presa diretta, però evidentemente ha lottato anche un pochino più del solito, ci ha messo anche qualcosina in più dal punto di vista della garra nel gioco, anche nei contrasti. È una partita importante per Correa, la prima da titolare dopo oltre 500 giorni. Una partita che magari mette anche un po' di pressione ad altri giocatori come Arnautovic, soprattutto chissà, forse anche a Taremi, che se appunto non dovessero convincere e Correa invece gode anche di molta fiducia da parte di Inzaghi, ve la metto lì, non è che magari metti in discussione qualche gerarchia nell'attacco, soprattutto in campionato nelle prossime giornate, visto che è fuori dalla lista Champions. È decisamente presto per parlarne, non basta una partita, ma mettiamo lì questo tema. Però, rimanendo su Correa, anche da un punto di vista tattico, qualcuno sostiene che con Correa Thuram abbia potuto fare, diciamo, più il riferimento davanti e poi era Correa che svariava alle sue spalle. Questo per continuare a dire che in tanti sostengono che Thuram quest'anno stia facendo più gol perché gioca più centravanti come ruolo. In realtà questa è una battaglia che io porto avanti da tanto tempo e non è così. In realtà ci sono anche 2 cose che lo dimostrano. Ve lo faccio vedere, questa mia battaglia che porto avanti da tanto tempo, come dicevo. Allora, si vede per chi ci segue in video forse un pochino piccolo, però cerco di spiegarvi. A sinistra troviamo le heatmap di Thuram e Correa in questo Verona Inter, con Thuram che poi è uscito, quindi non è una heatmap molto molto densa, ma è più offensivo e Correa che è venuto più alle sue spalle. E qualcuno dice, ecco, perché giocando con Correa appunto Thuram è stato più offensivo. In realtà, dall'altro lato, a destra, i 2 campi più in blu, sono le posizioni medie. Io sono andato a prendermi una partita a caso dell'anno scorso, ho fatto questo esperimento, apro una partita a caso della scorsa stagione e vedo le posizioni medie per dimostrarvi che anche l'anno scorso Thuram giocava più avanzato di qualsiasi altro attaccante come riferimento offensivo. Ho beccato Inter-Juventus 1-0, 23esima giornata se non erro, e come vedete anche da questa heatmap, il 9, cioè Thuram, è più avanzato di Lautaro Martinez. Quindi lo avevo già fatto vedere, ve lo facevo notare dopo ogni partita. In realtà quindi anche dall'anno scorso Thuram giocava in posizione più avanzato. E infatti, seconda dimostrazione di questa battaglia che porto avanti, sono anche le parole di Simone Inzaghi che nella conferenza stampa post partita ha detto, gli è stato chiesto di nuovo: "Ma cosa è cambiato nel ruolo di Thuram?" E lui dice: "Niente, sostanzialmente, solo che ha 1 anno in più di lavoro con l'Inter e quindi, è più dentro i meccanismi della squadra. Già l'anno scorso giocava in posizione più avanzata, sostanzialmente ribadisce anche Inzaghi, semplicemente adesso è più dentro i meccanismi, ha lavorato anche sulla finalizzazione, questo è un aspetto sicuramente su cui, doveva migliorare e questi sono i risultati, li stiamo vedendo appunto in questo momento. Non c'è un cambio tattico su Thuram, c'è un lavoro che lo sta portando a fare sempre meglio. Poi, sempre a proposito della conferenza stampa di Inzaghi, quarto tema, si è parlato della difesa a 4. Non so se ci avete fatto caso, lo abbiamo detto anche in live durante la partita, ad un certo punto del secondo tempo, con i vari cambi, l'Inter passa a 4 dietro, con una difesa a 4. Prima con Darmian, Bissek, De Vrij e Carlos Augusto a comporre la difesa, poi con Buchanan a destra e Darmian che è stato portato a sinistra. Davanti era una sorta di 4-4-2 che poi è diventato un 4-2-3-1, e in tanti abbiamo anche pensato, non è che sta provando magari Inzaghi qualche esperimento per avere delle varianti e delle novità da poter riutilizzare. Ecco, sentendo Inzaghi nella conferenza stampa mi è sembrata in realtà una soluzione più legata al momento e al contesto particolare, cioè sei sul 5-0, vari giocatori acciaccati, altri al rientro dagli infortuni, altri ancora da far giocare, hai provato quella cosa lì, non un qualcosa che sta veramente sperimentando, su cui intende lavorare davvero. Almeno per ora questa è la sensazione che mi ha dato sentendo Inzaghi in conferenza stampa. Poi
Un'altra cosa che forse non avrete visto, un dato al minuto, 41 l'Inter sul 5-0 con 5 gol fatti, quindi con soltanto 8 tiri verso la porta avversaria. Questa è una particolarità. Percentuale di conversione praticamente perfetta, con un Inter che ha fatto, praticamente alla perfezione su 8 tiri sono arrivati 5 gol. Nel club di Passione Inter abbiamo molto discusso su cosa possa essere cambiato rispetto ad altre partite in cui invece abbiamo creato tantissimo senza riuscire a segnare così tanto. Io lo chiedo anche a voi e sono curioso di leggere i vostri commenti. Perché questa volta l'Inter ha segnato così tanto, tirando tra virgolette "così poco"? Per me c'è sicuramente un aspetto mentale di maggiore concentrazione, maggiore ferocia, soprattutto in alcuni giocatori che si sono specchiati un pochino meno, ma non è soltanto questo. Infine, una parentesi meritata anche per il ritorno di Buchanan, che era tanto atteso, è entrato in campo a destra, da terzino destro di una difesa a 4 praticamente, ha fatto intravedere delle cose interessanti in termini di dribbling a cui non siamo anche abituati, ecco, nell'Inter. Questo è un indizio sul fatto che continuerà a giocare lì a destra? Secondo me no, nel senso che, è entrato a destra perché, lo rimetti in campo dopo tanti mesi e lui che già è praticamente un attaccante, lo vai a schierare terzino, almeno lo metti a destra col suo piede e poi Darmian è più naturale che scali, secondo me, che vada a sinistra. Non ho ancora molto chiaro che cosa si aspetti Inzaghi da Buchanan e come intenda utilizzarlo. Penso che sarà un'arma, soprattutto come jolly a gara in corso, almeno in questa fase, quindi potrebbe essere utilizzato sempre di più anche a destra per provare a spaccare le partite rispetto all'anno scorso in cui invece veniva schierato sempre a sinistra, ma penso che lo vedremo anche a sinistra, appunto, con dei compiti diversi rispetto a Di Marco e Carlos Augusto e magari anche con delle soluzioni tattiche a cui Inzaghi sta lavorando dall'anno scorso. Intanto Verona-Inter, come detto, mette punti importantissimi in cantiere, mette dei semini per Buchanan, per Correa, anche per l'atteggiamento dell'Inter che ci auguriamo adesso possa innescare questo passo da carro armato, anche se a livello di risultati, ricordiamocelo sempre, l'Inter arriva da 9 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 11 partite, cosa che troppo spesso secondo me viene dimenticata. Vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate anche voi di queste osservazioni, se avete notato anche altre cose, vi aspetto nei commenti, vi aspetto su passioneinter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo, lunedì alle 22, solito appuntamento dedicati ai nostri abbonati. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.